Inizia anche tu ad usare queste espressioni idiomatiche che sono molto usate in italiano. Ciao a tutti e benvenuti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi voglio spiegarti 5 espressioni idiomatiche che usiamo molto spesso in italiano. Ovviamente impareremo queste frasi in contesto utilizzando degli esempi molto utili. Però prima di iniziare, se vuoi supportare il mio lavoro e trovi i miei video utili, allora per favore ti chiedo di lasciare un bel mi piace, perché questo mi aiuta davvero tanto, e non dimenticarti anche di iscriverti al canale, così non perderai tutti i video futuri. Grazie mille per il supporto. Benissimo, iniziamo con la prima frase di oggi. Farla franca. Farla franca. Questa espressione non ha nulla a che fare con la Francia e con i francesi, quindi che cosa significa farla franca? Questa espressione si usa quando qualcuno ha fatto qualcosa di grave, una brutta cosa o anche qualcosa di illegale, ma non ha ricevuto nessuna pena. Quindi questa persona, nonostante abbia fatto questa cosa che non avrebbe dovuto fare, non ha ricevuto una punizione. Ricordiamo che in questo caso usiamo farla, quindi un verbo pronominale, e il pronome la non cambia mai. Vediamo subito un esempio. Marco ha copiato tutto all'esame di matematica, ma come sempre è riuscito a farla franca e a passare l'esame. Marco ha copiato tutto all'esame di matematica, ma come sempre è riuscito a farla franca e a passare l'esame. Quindi cosa significa questa frase? Beh, significa che Marco ha copiato tutto e ovviamente questa è una cosa illegale, una cosa che non si dovrebbe fare, non bisogna copiare agli esami. Però è riuscito a farla franca, cioè nessuno si è accorto che ha copiato all'esame e quindi non ha ricevuto nessuna punizione e ha anche passato l'esame. Quindi hai capito cosa significa farla franca? Ora ascoltiamo un esempio di farla franca direttamente da una serie TV. Deve dirle qualcosa. Oh sì che le dirò qualcosa. Ho un sacco di cose da dirle. Vero Allegra? Ma pensavi davvero di farla franca? Quello che hai fatto è molto grave. Appropriazione indebita di personalità, sostituzione di persona. Pagherai per questo. Io posso spiegarle tutto. Ma pensavi davvero di farla franca? Quello che hai fatto è molto grave. Come possiamo vedere da questo esempio, questa ragazza ha fatto qualcosa di grave, appropriazione indebita di personalità, sostituzione di persona, insomma, cose gravi. E quindi in questo caso il signore ha detto: ma pensavi davvero di farla franca? Cioè pensavi davvero che non ci accorgessimo delle cose che hai fatto e di non ricevere una punizione? Quindi ecco il significato di farla franca in contesto. Infatti, secondo me, un ottimo modo per imparare queste espressioni idiomatiche che usiamo sempre in italiano è proprio grazie all'esposizione alla lingua attraverso film e serie TV. Per questo motivo voglio assolutamente consigliarti Lingopie, una piattaforma fantastica con un catalogo sempre in aggiornamento per guardare film e serie TV in italiano. Su Lingopie puoi anche imparare nuove parole ed espressioni grazie ai sottotitoli interattivi. Per esempio, puoi cliccare su una parola e aggiungerla alla tua lista di parole, così da ripeterla successivamente. Poi, per le scene più difficili, puoi anche attivare i doppi sottotitoli, così da capire bene quello che stanno dicendo e imparare nuove parole ed espressioni. Un'altra funzione che sto assolutamente amando di Lingopie è TV Lexicon. Infatti, grazie a questa funzione puoi cercare una parola come ho fatto io per farla franca e vedere come questa parola viene pronunciata all'interno delle serie TV o dei film. In questo modo non solo puoi capire la pronuncia, però puoi anche vedere come queste espressioni vengono usate in contesto. Lingopie ti aiuterà tantissimo a
migliorare in italiano, anche divertendoti, perché comunque guarderai film e serie TV. Clicca qui sotto sul link in descrizione per provare Lingopie gratuitamente per 7 giorni e poi ottenere uno sconto su tutti i piani. Buona visione! Ora andiamo avanti con un'altra espressione. Dalle stelle alle stalle. Dalle stelle alle stalle. Adoro questa espressione, ma prima di tutto cerchiamo di capire che cosa significa stelle e cosa stalle. Beh, stelle è molto facile, parliamo delle stelle che sono in cielo, che vediamo di notte. Quindi in questo caso, nell'espressione dalle stelle alle stalle, le stelle rappresentano il punto più alto, più bello. Invece le stalle sono il posto dove si trovano gli animali, quindi un posto brutto, sporco, puzzolente. Seguendo la metafora, quindi rappresentano il posto più brutto, più basso. Quindi dalle stelle alle stalle implica un movimento dall'alto al basso. E che significa? Usiamo questa espressione per esprimere un rapido passaggio da una condizione di benessere e di successo, le stelle, a una condizione molto brutta, una condizione negativa. Vediamo alcuni esempi pratici. Il cantante è passato dalle stelle alle stalle. Il cantante è passato dalle stelle alle stalle. In questo caso stiamo dicendo che il cantante prima aveva un sacco di fama, un sacco di successo, ma adesso forse il suo nuovo album non l'ha comprato nessuno, non l'ha ascoltato nessuno e di conseguenza è passato alle stalle, cioè in una condizione molto negativa. Oppure siamo arrivati in un nuovo hotel e proprio dalle stelle alle stalle. In questo caso forse noi siamo andati in vacanza e il primo hotel era bellissimo, un hotel a 5 stelle, super lussuoso, super pulito. Invece il secondo posto era un ostello molto brutto, davvero terribile, e quindi rappresenta un passaggio dalle stelle, l'hotel a 5 stelle super lussuoso, alle stalle, un ostello molto brutto. Perfetto, andiamo avanti con la prossima espressione: mandare all'aria. Mandare all'aria. Questa espressione è davvero usata tanto nell'italiano di tutti i giorni. Immagina questo: tu hai un pezzo di carta sulla scrivania e fai così. Lo devo prendere. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo mandato all'aria questo foglio, cioè? Beh, in italiano mandare all'aria, specialmente dei piani, significa far fallire qualcosa. Vediamo alcuni esempi. Con quel messaggio ho mandato all'aria la mia relazione. Con quel messaggio ho mandato all'aria la mia relazione. Se per esempio hai mandato un messaggio negativo o compromettente al tuo partner, forse la tua relazione finirà. Farai fallire la tua relazione, quindi con un messaggio hai mandato all'aria la tua relazione, hai fatto fallire la tua relazione. Oppure abbiamo lavorato troppo a questo progetto per mandare tutto all'aria ora. Abbiamo lavorato troppo a questo progetto per mandare tutto all'aria ora. In questo caso magari il progetto a cui stiamo lavorando è un progetto davvero molto importante per noi. Stiamo avendo delle difficoltà, ma noi dobbiamo superare le difficoltà. Non possiamo mandare all'aria, far fallire il progetto dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto. Quindi dobbiamo necessariamente trovare una soluzione per non mandare tutto all'aria. È chiaro? Perfetto, adesso andiamo avanti con la prossima espressione: gabbia di matti. Gabbia di matti. Ritengo questa espressione davvero molto divertente, ma cosa significa? Prima di tutto, che cos'è una gabbia? Beh, la gabbia di solito di metallo è un posto dove possiamo intrappolare qualcosa o qualcuno, una gabbia degli uccelli, per esempio. Invece la parola matti
matti significa pazzi, infatti pazzo e matto sono praticamente la stessa cosa. Quindi una gabbia di matti è praticamente un contesto, una situazione in cui tutte le persone sono assolutamente pazze, fanno cose strane. Vediamo un esempio. La mia famiglia è una gabbia di matti, tutti urlano e gridano. La mia famiglia è una gabbia di matti, tutti urlano e gridano. Qui possiamo subito capire che diciamo gabbia di matti perché il contesto familiare in cui ci troviamo è un po' strano, tutti urlano, tutti gridano, sono tutti pazzi. Ed ecco perché una gabbia di matti, ed è anche difficile di solito allontanarsi da una gabbia di matti perché appunto parliamo di una gabbia. Ora vediamo un esempio tratto da un cartone animato su Lingo Pie. La mia chitarra! Presto! Mia preziosa chitarra, solo tu capisci il mio talento in questa gabbia di matti. Ecco qui, in questo caso possiamo vedere che sostanzialmente la ragazzina sta dicendo: in questa gabbia di matti, forse la mia famiglia, nessuno capisce il mio talento perché sono tutti pazzi. L'unica cosa che capisce il mio talento è la mia chitarra. E ora vediamo l'ultima espressione di oggi: saperla lunga. Saperla lunga. Questa espressione è molto interessante, ma che cosa significa? Beh, in questo caso immaginiamo l'aggettivo lunga come un sinonimo di molto. Quindi saperla lunga significa sapere molto su quella cosa, ma sapere molto nel senso di conoscere questa cosa in un modo un po' particolare, un modo furbo, oppure anche nel senso che sappiamo molto su questa cosa, però le altre persone non sanno che noi conosciamo molto bene questo argomento. Facciamo subito alcuni esempi pratici per capire meglio. Immaginiamo che un ragazzino di soli 13 anni parli di fisica quantistica con la sua professoressa a scuola. Non è normale che un ragazzo di quell'età sappia così tante cose sulla fisica quantistica. Allora la professoressa può dire: la sai lunga per essere un tredicenne. La sai lunga per essere un tredicenne. Cioè sai molto su questo argomento difficile per avere soltanto 13 anni. Non è una cosa che io mi aspettavo. Ecco perché dico la sai lunga. Oppure vediamo un altro esempio. Una ragazza chiede alcuni consigli d'amore ad una sua amica che è più esperta di lei perché ha avuto più esperienze con gli uomini. E allora la ragazza chiede dei consigli all'amica e i consigli dell'amica sono davvero fantastici, perfetti. E quindi la ragazza dice: beh, la sai lunga in fatto di uomini tu. Beh, la sai lunga in fatto di uomini tu. Qui stiamo dicendo che l'amica sa molto sugli uomini, sa come comportarsi, anche in modo forse un po' furbo. E l'altra ragazza forse non si aspettava dei consigli così preziosi. Ed ecco perché la sai lunga in fatto di uomini, cioè la sai lunga sugli uomini, sulle relazioni con gli uomini. È chiaro? Hai capito come funzionano queste espressioni? Spero di sì. Se hai qualche domanda, lascia qui sotto un commento e cercherò di risponderti il prima possibile. E adesso commenta qui sotto con la tua espressione preferita di oggi e prova a scrivere una piccola frase. Prima di lasciarci però voglio anche ricordarti che se vuoi ricevere ogni domenica tanto materiale utile per studiare e migliorare in italiano, puoi iscriverti alla mia newsletter cliccando sul link qui sotto in descrizione. Sono sicuro che ti piacerà tantissimo. Non dimenticare di lasciare un bel mi piace se ti ho aiutato e come sempre ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia, ciao!